Ciao da Gabriele di Staticalma, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda, piccola, media o organizzazione, ma anche individui, a prendere decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti voglio parlare di un fenomeno che ho già affrontato in passato, cioè del quanto è difficile ottenere i dati, soprattutto se appartengono a certi domini pubblici. L'ispirazione di questo video viene da questo articolo ricercato, cioè l'Italia comunque a livello generale ha un debito pubblico molto elevato, uno dei più alti al mondo, a che qualcuno dice che no, è ricchezza al netto del settore privato. Lasciamo stare questi discorsi, non mi interessano in questo video, ma comunque mi interessava vedere differenze a livello di regione. Effettivamente ci sono, la Lombardia è la più virtuosa, la Calabria la meno. Però è vero che qua si cita Banca Italia, ma non è stato per nulla facile, ma adesso capirai il perché, ottenere questi tipi di dati. Innanzitutto, la prima cosa che ho fatto è stato debito pubblico rispetto al PIL per regione. Questa è la cosa più ovvia che viene in mente, no? E qui viene fuori appunto la Banca d'Italia. Attenzione, qua si cita Banca Italia, non Banca d'Italia, sono due cose diverse. Ma come vedi qua, qua dentro trovi altri numeri. Trovi la parola amministrazioni locali per regioni, trovi percentuali di molto più basse. E andando avanti trovi essenzialmente roba da contabilità nazionale. E quindi anche andando avanti poi ti trovi più che altro articoli, ma ripetono tutti essenzialmente gli stessi dati, ma non si capisce da dove arrivano questi dati. Nel linguaggio giornalistico questi sono dati di seconda mano, quelli di prima mano dovrebbero provenire dalla Banca d'Italia. Al che io non sapendo cosa fare ho chiesto ad un ex compagno di classe e mi ha detto scrivi alla Banca d'Italia. Ed effettivamente mi hanno risposto, ma mi hanno mandato il link di questa interrogazione al loro database dove c'è tutto le regioni per tutti gli anni e il debito delle amministrazioni locali. Partendo dal presupposto che non sono riuscito a riprodurre questa interrogazione, perché la Banca d'Italia ha una base di dati diversa dall'Istat e quindi serve veramente uno che ne sa. Adesso ti spiego qualche cosa. Innanzitutto capisci anche tu che comunque quei dati vengono da qui, cioè amministrazioni locali. Amministrazioni locali cosa significa? Non l'ho capito, però ti posso dire cosa non significa e lo puoi capire anche tu guardando da qui, cioè amministrazioni locali non significa regioni e province, province e città metropolitane, comuni ed altri enti locali. Quindi questo è. Quindi capisci che con quei dati che mi hanno mandato non abbiamo comunque queste percentuali, sappilo. Non ci sono riuscito perché quando vado a fare personalizza, io sull'Istat posso dire al posto di Italia dammi le regioni. Qui no. Localizzazione Italia. Non so cosa fare essenzialmente. Comunque l'obiettivo era quello di ricostruire questi numeri. Ovviamente non ci sono riuscito, ma ho fatto comunque qualcosa. Innanzitutto io ho copiato questi valori all'interno di questa scheda di foglio di calcolo e poi ho preso i dati dal PIL. Sinceramente non ricordo se li ho presi sempre da lì o dall'Istat. A guardare i colori direi che vengono sempre dalla Banca d'Italia. Problema, vedi che le regioni hanno un ordinamento diverso, quindi non posso fare un conto che referenzia la stessa cella, ma questo se vogliamo è un problema minore, nel senso si trova la provincia, qua avrà una posizione e qua ne avrà un'altra. Poi ho calcolato i debiti delle amministrazioni locali in funzione del PIL dell'Italia di quell'anno, perché la maggior parte delle fonti là fuori lo fanno solo sulla regione stessa, e questi sono i risultati. E vedi che grosso modo qualche numero di qua dentro torna non in termini di ad esempio 305%, ma in termini di peggiore o migliore. Ad esempio anche qua dentro la Calabria è la regione peggiore, a seguire l'Abruzzo, ma di sicuro la Lombardia non è la più virtuosa per le amministrazioni locali, lo sottolineo ancora una volta. Per questa metrica sembra che l'Emilia Romagna è la migliore. Poi qua ho fatto una classificazione per dire se la regione rientrava nel nord, sud, centro, senza ulteriori suddivisioni tipo isole. Ho fatto una bella tabella pivot, effettivamente si vede che l'Italia è veramente un paese spaccato quasi in tre.
nel senso che anche qui Sempreverde, il Sud Italia è quello che si indebita di più rispetto al PIL perché non riesce a produrre ricchezza, il perché ha veramente così tante ragioni che non voglio far diventare questo video un approfondimento storico. Il nord ovviamente è il più basso e il centro è nel mezzo. Quindi grosso modo qualcosa torna, però non sono questi numeri. Io immagino che questi numeri comunque si possono ricostruire facendo qualche elaborazione di questo tipo con qualche variabile qua dentro. Cioè praticamente io immagino che si aggregano tutti questi numeri, viene fuori il debito e poi comunque il PIL è la cosa più semplice e da lì poi si fa il conto. Però capisci che innanzitutto io ho contattato la Banca d'Italia che ha avuto la premura di rispondermi. Per un video che ho fatto su Instagram, cioè quello che ha a che fare con Berlusconi e i carcerati per mafia, io ho contattato il Ministero della Giustizia. Non solo non hanno saputo rispondere su dove posso prendere i dati che mi interessavano, non hanno avuto neanche la cortesia, per non dire altro, di consigliarmi una persona che avrebbe potuto aiutarmi. Invece la dipendente della Banca d'Italia, che ringrazio, mi ha risposto veramente in maniera puntuale e documentata. Queste sono le conclusioni del video, ma non c'è nulla di nuovo. A guardare questi dati effettivamente si hanno delle ragioni, ad esempio, per sostenere il federalismo. Però evidentemente certi argomenti fanno parte dell'archeologia politica e quindi non hanno più trazione fra certe parti dell'elettorato. Concludendo, lezione di questo video, purtroppo ottenere dati ogni tanto ha dei colli di bottiglia perché bisogna richiedere l'accesso o comunque la navigazione da parte di chi possiede quei dati. Questo ti fa capire con un angolo diverso il perché spesso dico, ma non solo io, lo dicono tutti gli addetti ai lavori praticamente, che la statistica all'80% è ottenere, pulire dati, il 20% è la parte divertente, cioè in questo caso questa tabella pivot che fa vedere differenze significative. Ti saluto, alla prossima, ciao!